Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi mi è stata ispirata da uno scambio di mail che ho avuto con una persona e quindi ho deciso di fare questa lettura dedicata proprio a chi sta aspettando un ritorno. Abbiamo due scelte. La prima scelta è questo braccialetto di ametista e la seconda scelta è questo bracciale di quarzo rosa e Swarovski. Scelta 1 e scelta 2. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute le persone che hanno scelto il bracciale di ametista. Vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Allora, andiamo un po' a vedere per le persone dell'ametista qual è la situazione. Due di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni, un 2 di coppe e un 8 di spade. Datemi un'altra carta per l'8 di spade. Ho l'impressione che qui ci sia qualcuno che abbia per certi versi lottato, ok? Perché comunque il 7 di bastoni è una carta che indica la lotta solitaria contro tutti, contro l'esterno, contro il mondo. È come se foste stati da soli in questa relazione. Era come combattere da soli, cercare di far andare avanti le cose, di difendere quello che si aveva all'interno di questa relazione o difendere la relazione stessa. Il 2 di coppe parla sempre di un accordo, di un compromesso, di una relazione, appunto. Però qui, con questo 8 di spade, sento che molte persone stanno aspettando un movimento dall'altra parte, un movimento che con la carta del giudizio potrebbe essere una chiamata, una telefonata, una notizia. Per certi versi queste due carte insieme come vi posso dire, sento che c'è qualcuno che attraverso tutto quello che è l'autoanalisi, anche forse un po' troppo dura, un po' troppo rigida come autoanalisi, però avendo la carta del giudizio molte persone stanno prendendo consapevolezza delle dinamiche che ci sono state. Andiamo avanti, vediamo che altro. Ok. L'eremita e il cavaliere di coppe. 2 di coppe, cavaliere di coppe. Allora, credo che qui questa fase di pensiero, questa fase di autoanalisi porti a quello che è un momento di eremitaggio, un momento di isolamento, un momento dove molte persone si stanno chiedendo qual è la propria verità, che cosa è importante per voi fondamentalmente, quali sono i vostri valori, quali sono le cose che voi ritenete giuste, le cose che servono a voi per la vostra evoluzione. Abbiamo poi anche un cavaliere di coppe, quindi qui sento che questo giudizio potrebbe proprio arrivare come una proposta, come un'offerta o una telefonata, insomma, una notizia arriva in qualche modo. Per molte persone è una proposta, è un'offerta. Datemi una carta in più per questo cavaliere. La carta della morte è una rinascita. Abbiamo due carte di rinascita, ragazzi. Andiamo avanti. Abbiamo l'imperatore. L'imperatore, wow, la stella. Avete tanti arcani maggiori, Cavaliere di coppe e 7 di coppe. Sì,
guardate, questa rinascita, questa sorta di nuovo inizio, può essere proprio dovuto a questa proposta che vi verrà fatta, questa comunicazione, questa notizia, porterà a quello che è una stabilità di cui ci parla l'imperatore. L'imperatore è una carta che indica un'energia solida, che si costruisce nel tempo, un'energia concreta, qualche cosa di strutturato, ok? E poi abbiamo la stella che fa riferimento ai sogni, a quello che sono i desideri, ok? Quindi assolutamente io vi dico che sì, questa persona ha intenzione di farsi viva con voi. mm? Non è una cosa che succederà, diciamo, nel breve periodo. Credo che dovranno passare circa 3-5 mesi, perché comunque si è ancora, ma proprio anche voi, siete in questa fase di detossificazione, mi verrebbe da dirvi. Dovete lavorare sui vostri pensieri, su quello che non è sano per voi. Dovete avere quella presa di consapevolezza su certe dinamiche che ci sono state, su chi dava troppo fondamentalmente. mm? Perché imparare a capire quello vi dà la possibilità di correggere il tiro e di iniziare. Se davate troppo poco, vi dà la possibilità di capire che dovete dare di più. Se davate troppo, vi dà la possibilità di capire che dovete mettere degli stop, dei paletti e dire io do fin qui, di qui in avanti non do più. Ed è un po' il fare un passo indietro, vedere le cose da un punto di vista un po' più ampio, perché comunque avete veramente tanti pensieri con questo 8 di spade, tanti dubbi, tanti sensi di colpa, tante cose che vi fanno sentire ingabbiati, ma è una gabbia mentale essendo un 8 di spade. Il consiglio delle carte è di andare avanti con prudenza e di valutare bene tutte quelle che potrebbero essere le possibilità concrete. C'è comunque un cavaliere di pentacoli, è comunque una persona che arriva, che torna nella vostra vita. Diciamo che sì, qui l'atteggiamento ehm, è molto lento, ma è sano che sia lento, ok? Perché comunque anche voi avete bisogno di fare questo lavoro di pulizia, ehm, che in realtà adesso, come vi posso dire, è un po' faticoso per voi, è come se brancolaste un po' nel buio, giustamente anche la persona è bendata, però guardate, una volta che riuscite ad entrare dentro, l'eremita vi dà quella saggezza per capire quali sono le cose che veramente importano per voi. L'imperatore parla anche non solo di una stabilità, di una solidità a livello concreto, ma anche proprio a livello personale. È un po' come se qui imparaste appunto a mettere i paletti, a capire fin dove potete sopportare, fin dove no, che cosa è ancora utile per la vostra evoluzione, che cosa non lo è. Di conseguenza riuscite a dire ok, questo mi serve, allora continuo a frequentare questa persona, stare in questa situazione, fare questi studi, questo non mi serve più e quindi lasciamo stare, lasciamo andare, anche fosse un atteggiamento, ok? Perché comunque l'imperatore è sempre un po' rigido, per cui magari certe volte potrebbe anche essere utile valutare le varie possibilità, essere un po' più flessibili. Comunque sì, ci sarà un riavvicinamento, ci sarà qualche tipo di notizia che in qualche modo darà il via ad un nuovo inizio, ad una nuova nascita, a quello che è la realizzazione del vostro desiderio. Ecco, quello che vi posso dire è che se siete in questo tipo di energia, ehm, allora, l'energia ha delle vibrazioni, no? Tutti noi abbiamo un campo energetico umano, viene chiamato aura e ci sono degli strumenti che proprio misurano queste vibrazioni. Le vibrazioni sono in scala, dalle più basse, vanno un po' con i colori, tipo il rosso è una di quelle vibrazioni più basse, il rosso vibra con vibrazioni molto lente, mentre il bianco, che è una vibrazione molto alta, è veloce come ritmo di vibrazione, no? Qui siete in una vibrazione bassa.
avete tante cose, in realtà è una confusione anche emotiva, contaminata da tutte quelle che sono le gabbie mentali che voi avete, quindi siete ben confusi, vi sento. Mi parlano di ruoli, quindi probabilmente su chi deve fare che cosa, su che cosa ci si aspetta dal partner o dalla partner, cose di questo genere. Si parla anche di compromessi, quindi come vivere una relazione. Ma c'è anche la carta del giudizio. Qui qualcuno prenderà coscienza di quello che si è sbagliato, di quello che si può migliorare, di quello che l'altro può migliorare. Sarà veramente un qualche cosa fatto nella pulizia dei pensieri con questa carta del giudizio. Tenete presente che il giudizio parla di vite passate. Avete anche un 2 di coppe e avete anche la carta della stella. Si potrebbe trattare, per molti di voi, di una relazione predestinata. Quindi può tranquillamente darsi che da questa relazione voi dobbiate imparare determinate cose. E sono queste cose qua, quello che dovete pulire. Il fatto che magari qualcuno abbia avuto fino adesso determinate idee e che magari non servono più alla relazione, quindi si cambia un po' più di flessibilità, come vi dicevo prima. Prudenza, valutate bene quelle che sono le possibilità piuttosto che le illusioni, perché comunque il 7 di coppe fa molte volte riferimento anche alle illusioni che abbiamo, e questo è perché qualcuno qui ha la benda sugli occhi. La sento una lettura molto di presa di consapevolezza. Cioè, io credo che il 2 di coppe è vero, normalmente indica la relazione, ma certe volte io lo sento molto come un confronto vissuto verso se stessi. Ci si confronta con se stessi, si diventa osservatori delle dinamiche che ci sono state. Bene, andiamo a vedere con Osho qualche consiglio in più. Vediamo che cosa vi possono ancora dire. Nessuna cosa, wow! E lasciarsi andare. Sono due carte bellissime. Il nessuna cosa lo metto qui vicino all'eremita. È la carta del Papa. Ma in questo mazzo è un po' come se volesse dire: avete una lavagna vuota dove poter riscrivere la vostra relazione, nuovi inizi, tagli di vecchie abitudini per rinascere, per riproporsi nuovi, ok? Sento che qui il lavoro lo dovete fare voi. Nel senso che perché tutta questa lettura si avveri, dovete passare assolutamente per questa fase di introspezione. È come se foste in una fase dove dovete riconoscere gli errori che avete fatto voi nella relazione. Gli errori no, non si dice, non esistono errori, no? Perché se fossimo coscienti che fossero errori non ci comporteremmo in determinati modi. Però ecco, essere responsabili del perché si reagisca o si dica qualche cosa all'interno di una discussione o di una determinata situazione. Il Papa vi dice siete ad un punto zero, ok? Potete veramente riscrivere tutto quello che volete, ma prima dovete capire che cosa è importante per voi, che cosa fa evolvere la vostra anima. Questa carta che parla di lasciarsi andare, vedete c'è una goccia che semplicemente scende, scivola, si lascia scivolare, si lascia andare appunto giù nello stagno insieme agli altri, segue il flusso, segue quelle che sono le leggi universali. Qui si tratta di leggi di gravità e io qui vi direi di leggi universali, anche leggi karmiche per certi versi, ok? Wow, che lettura intensa! Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, quindi grazie veramente a tutti. Per chi fosse interessato, ho iniziato a pubblicare il corso gratuito di tarocchi, è un corso base, è adatto veramente a tutti quanti, se voleste così
dar maggior significato a quelle che sono le letture collettive, potete andare a curiosare lì nel corso e vedere il significato carta per carta. Ok, allora questa carta parla di quello che desiderate e vi dice di farlo in modo saggio, no? Dovete valutare quello che è la vostra verità fondamentalmente. Una volta che voi siete in grado di creare questo tipo di desiderio, questo tipo di sorta di manifestazione, che sia per il più alto bene di tutti, o per il più alto bene vostro, però dipende, qui ci sono anche altre persone coinvolte, quindi secondo me è meglio chiedere il più alto bene comune, no? Poi però vi dice, poi iniziate a fare qualcosa, perché va bene desiderare, va bene insomma cercare di fare i lavori di visualizzazioni, però ad un certo punto bisogna anche iniziare a fare dei passi concreti verso quello che è la vostra evoluzione e il vostro desiderio, il vostro sogno, ok? Cari amici del bracciale dell'ametista, questo è quello che avevo per voi. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il braccialetto di quarzo rosa. Andiamo a vedere se la vostra persona di interesse tornerà. Vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene, andiamo, ecco. Cominciamo con un 6 di spade, un 6 di pentacoli e un 7 di spade. Qui si parla di un allontanamento. Qualcuno ha preso distanza. Può trattarsi di un allontanamento fisico, quindi il fatto che qualcuno si sia allontanato fisicamente da una città, da una casa, da una situazione o dalla relazione stessa. Normalmente il 6 di spade fa anche riferimento a quelli che sono i problemi con la madre, le idee che la madre ha inculcato nell'infanzia, le false credenze, tutto quello che un po' a livello di lignaggio materno condiziona. E quindi questa carta parla del lasciarsi indietro questo tipo di condizionamento o di struttura mentale che fondamentalmente non vi appartiene più. C'è qualche tipo di... datemi un'altra carta per il 6 di spade. C'è qualche tipo di convinzione sulla famiglia, guardate il 10 di pentacoli, che magari per voi in questo momento è obsoleta, che non vi serve, che al giorno d'oggi non è più così valida, o che magari semplicemente non vibra con voi. Se per esempio voi come vocazione dell'anima avete la libertà, è chiaro che una situazione di costrizione a livello familiare non vi fa essere felici, in quanto voi vi dovete sentire liberi come, diciamo, tendenza predominante della vostra anima. C'è qualche cosa legato alla famiglia, c'è qualcosa legato a quello che potrebbe essere il patrimonio, c'è qualche cosa legato a quello che è una famiglia allargata, mi dicono. E potrebbe essere che qualcuno qui a livello di coppia si sia dovuto prendere carico magari di un parente che non stava bene e che questo abbia comportato un qualche tipo di distanza fisica. Scrivetemi nei commenti se vi risuona, se per voi è una distanza fisica o una distanza mentale. Sta di fatto che con questo 6 di pentacoli questa distanza è stata un vantaggio, direi, perché il 6 di pentacoli parla di quello che è un equilibrio, un giusto scambio anche a livello economico, perché è un pentacolo, parla di denaro.
Mi parlano di risparmio, quindi io credo che qui qualcuno abbia fatto questo tipo di movimento o di scelta per risparmiare o per non spender troppo. Il punto è che c'è questo 7 di spade. Statemi una carta in... Grazie. La torre e gli amanti. La la. Io credo che questo 7 di spade faccia riferimento a qualche comportamento molto brutto che c'è stato da parte di qualcuno. La carta del 7 di spade parla di una persona che scappa, di una persona che rompe qualche cosa con questa torre. E guardate, normalmente quando ci sono la torre e gli amanti insieme si parla di fisso, di amor proprio. Qualcuno qui con gli amanti deve lavorare sull'amor proprio o ha dovuto o deve fare una scelta per salvarsi la pelle, mi verrebbe da dire. La torre parla sempre di un crollo dell'ego. Non è quello che io voglio, perché quello è l'ego, egoismo, egocentrismo, quello che voglio io, quello che è neanche giusto o importante per me, semplicemente quello che voglio lo voglio, punto, finito, perché è così. Ok? Invece lavorare con l'amor proprio, con gli amanti, l'amor proprio è proprio, secondo me, capire il giusto limite tra quello che è l'egoismo e quello che è un sano amor proprio. Nel momento in cui io cerco di salvaguardare quelli che sono i miei limiti, il mio ambiente, da quelle che sono, diciamo, le interferenze degli altri, ma tenendo sempre ben presente che non ci sono solo io al mondo, tenendo sempre presente che le mie scelte non devono ferire gli altri, tenendo sempre presente che, la mia libertà finisce dove iniziano gli altri, c'è quello che è la presa di consapevolezza di un limite con l'amor proprio. Con la torre invece bisogna buttare proprio giù quello che è il non limite, quindi senza normalmente l'egoismo o l'egoista è una persona che pensa semplicemente a se stesso senza rendersi conto di quando ferisce gli altri, di quando lui o lei è poco sensibile. Ma perché non se ne rendono conto? Perché fondamentalmente hanno una carenza d'amore alla base. Quindi è difficile per le persone che non hanno ricevuto amore fare un certo percorso a livello emotivo e sviluppare una certa maturità che permetta loro di dare amore, perché non conoscendolo non si può conoscere e dare qualche cosa ehm, che non si ha, che non si sa che cosa sia. Quindi sento, mi parlano di paura, qui c'è qualche cosa legato alla paura in questo momento all'interno di questa situazione, di questa relazione. Voglio vedere questo 6 di pentacoli perché comunque c'è una sorta di equilibrio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Un cavaliere di bastoni. Per qualcuno può darsi che ci sia questo tipo di distanza che abbia, come vi posso dire, risvegliato quello che è un vostro entusiasmo, quello che è una vostra passione magari per qualcuno. Per qualcun altro questo cavaliere di bastoni può rappresentare il fatto che abbiate incontrato un'altra persona. Per o a causa o durante questa fase di lavoro, che sia il lavoro interiore perché comunque sono spade, parliamo di un lavoro, di un distacco mentale, oppure visto che c'è comunque anche un pentacolo, per molti potrebbe essere un distacco di tipo fisico, da una casa, da un lavoro, da un qualche tipo. C'è stata una sorta di distacco che ha portato a questa situazione, per cui adesso c'è un attimino di destabilizzazione per quello che riguarda, sì, un po' l'amor proprio, un po' qualche tipo di scelta, qualche tipo di equilibrio si sta rompendo o si è rotto. Qui può essere che qualcuno abbia raccontato delle bugie con questo 7 di spade, che abbia
Può anche far riferimento a delle illusioni che vi siete creati voi, magari con questa persona. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un re di bastoni e un fante di denari. Allora, io qui credo che ci sia proprio un impedimento, nel senso che questo re di bastoni rappresenta una persona che in qualche modo è molto presente nella vostra vita. Può essere un familiare piuttosto che un partner, un ex partner, un padre. Per molti risuona come un padre. Datemi un'altra carta per questo re di bastoni. Sì, io credo che qui ci sia qualcuno che in qualche modo o non abbia chiara la situazione o semplicemente magari una persona della quale voi vi fidate, vi confrontate con questa persona, ma parlare con lei o lui vi crea solo più confusione mentale. Perché comunque il 5 di spade parla di discussioni, di conflitti, di confusione mentale, appunto. Datemi un'altra carta per... Grazie. Ecco, il fante di denari è spiegato da un asso di denari al contrario. Qui si tratta di valutare bene le cose e diventare osservatori della situazione prima di fare qualsiasi tipo di passo in avanti. Qui mi viene, sento la carta dei tarocchi di Osho del Papa, che in quel mazzo gli viene chiamato nessuna cosa, è come se fosse un punto di svolta. Siete ad un punto molto doloroso. Io credo che molte persone qui con questa torre e questo 7 di spade abbiano ricevuto davvero un duro colpo, o è stata una presa di consapevolezza molto forte, dove si è rotta qualche tipo di situazione, perché quando si è ciechi nella vita, cioè quando si continua ad andare avanti in una situazione che nel proprio cuore si sa che non ci fa bene, si sa che stiamo male, magari piangiamo tutti i giorni, siamo infelici, ma comunque continuiamo a restare lì per 1000 motivi diversi che uno può avere e che possono essere tutti validi. Il punto qual è? A parte mm, questa morte lenta, no? Che voi sentite un po' dentro. Il punto qual è? Che ad un certo punto, se non mettete voi un punto a capo, arriva l'universo e crea i momenti torre. Crea questi forti momenti di destabilizzazione dove per forza di cose distrugge le sicurezze che voi avevate. Può darsi anche sulla relazione in generale o su questa relazione specifica. Per cui ad un certo punto è meglio prendere consapevolezza di quelle che sono le proiezioni, le bugie che ci si dice e fare voi il taglio nella vita di determinate situazioni e relazioni, perché se no, tanto se non lo fate voi, prima o poi qualche cosa arriva che rompe le sicurezze. E qui è un po' come se fosse in una fase di ok, vediamo come va, vedo come mi comporto, vedo come mi sento, vedo come si muovono le cose. È come se fosse in un punto di osservazione. Vi faccio presente che ci state mettendo tanta energia in questa situazione o in questa relazione. Forse troppa. Sento che per qualcuno sarebbe il caso di fare un passo indietro. Di, come si dice, come dice il detto, tirare i remi in barca, dire ok, aspetta un attimo, prendetevelo questo momento torre. I momenti torre sono molto importanti perché veramente vi danno la possibilità di crescere in una maniera esponenziale. Vi danno la possibilità di rompere quelle che erano le sicurezze, le credenze limitanti, le aspettative degli altri, quello che erano quella vita stretta che non vi piaceva, ok? E sfruttatela al meglio. Il momento Torre veramente vi dà la possibilità di ricostruire la vita che voi volevate, o volete, o vorreste. Ok, andiamo avanti, vediamo... No, queste sono troppe. Vediamo come si conclude la stesa.
il mondo, poi abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 10 di spade. Molto bene, molto bene. Ragazzi, sento che con il mondo qualche cosa cambierà improvvisamente. Il mondo è una carta di compimento, è l'ultimo arcano degli arcani maggiori, è una carta di chiusura, di completamento ed è una carta che parla anche di bambino interiore. Ripeto, sfruttate al 1000 per 1000 questo momento torre, proprio per rendervi conto di quello che fa male dentro. Curate il bambino interiore, arriva un cambio, arriva qualcuno. Qui sento che arriva. Può essere un'offerta, può essere una proposta, ok? Ma bisogna prima chiudere il ciclo precedente. Io qui sento che qualcuno sta passando da una relazione all'altra. Potrebbe essere una persona nuova, ok? Perché ho sentito molto come se questo re di bastoni scusate, mi sono impappinata, facesse parte di questo nucleo familiare da cui voi comunque vi siete staccati o da cui comunque qualcuno si è staccato. Datemi un'altra carta per il 10 di spade, vediamo cosa bisogna chiudere. Sono due carte di chiusura cicli, quindi qui si fa un passo. Il momento torre vi dà veramente l'opportunità di chiudere un ciclo che per molti era karmico, ragazzi, ve lo dico. Allora abbiamo la luna e il 9 di... Wow! E il 9 di pentacoli. La luna parla di nuovo di passato, di qualche cosa che torna a galla, ok? Anche qui c'era un riferimento al passato. Bisogna chiudere questo ciclo di paura, fondamentalmente. Bisogna chiudere con i propri fantasmi. Di nuovo, terminiamo la stesa con l'arcano del 9 di pentacoli e una carta che parla di amor proprio esattamente come la carta degli amanti. Io sento che qui davvero farete quello che è un lavoro del bambino interiore, ci sarà questa possibilità in questo, di fare un restyling, che sia della relazione in sé, che sia di come voi vi approcciate alla relazione, che sia della vostra situazione interiore profonda. Sento che per molte persone ci sarà questo riavvicinamento in modo nuovo, perché comunque abbiamo un 10 qui, ogni tipo di chiusura dà inizio a qualche cosa di nuovo, a dei nuovi cicli. Vi ricordo che avevate anche l'asso di denari, che sì, è al contrario adesso, ma è nell'aria, ok? Poi comunque c'è il mondo, quindi chiusure e fini, scusate, inizi assolutamente di cicli nuovi. Si va verso l'indipendenza, si va verso quello che è l'amor proprio. Qualche tipo di proposta, qualche tipo di avvicinamento io lo vedo e vi dirò, non sarà neanche tra tantissimo tempo. Diciamo che si parla di qualche mese. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro vi posso dire. Andiamo un po' a vedere. Per gli amici del bracciale del quarzo rosa. Abbondanza, guardate, nessuna cosa ve lo metto qua, perché è quello che vi dicevo prima, e abbondanza. E abbondanza io lo metterei qua sotto. Allora, nessuna cosa, siete in un punto zero. È uscito anche la lettura prima, tra l'altro. Qui il punto zero è una carta del Papa, vi dà la possibilità di prendere consapevolezza, davvero c'è un importante lavoro di ristrutturazione di quello che per voi è l'amore, la relazione, la coppia, lo stare bene insieme, questo tipo di relazione, la relazione che potrebbe presentarsi nuova, perché tenete presente che avete due figure che arrivano. Ripeto, il re lo sento molto come il partner ufficiale, diciamo così, o comunque una persona riferita a questo gruppo familiare. E qui avete la possibilità con la carta di nessuna cosa di riscrivere un po' quello che potrebbe essere il vostro tipo di
di vita, di realtà, quello che volete, quello che vi serve. E si va verso l'abbondanza, ragazzi, ma l'ho visto proprio anche qui con questo 9 di pentacoli. Si parla di amor proprio, di coccole, di autococcole, di qualcuno che è soddisfatto di tutto quello che ha raggiunto, di come è diventato. È amor proprio, è il sentirsi bene con se stessi. Wow, che belle carte. Qui il punto è che perché ci sia questo avvicinamento di queste due persone nuove, che potrebbero anche semplicemente, se questa è una situazione familiare, perché comunque il 10 di pentacoli fa riferimento a una situazione familiare, quindi potrebbe essere che qualcuno stia aspettando il ritorno di un padre di famiglia, piuttosto che sento che queste due persone potrebbero anche essere semplicemente degli amici, delle amiche, qualche familiare che in qualche modo vi aiuta a creare un equilibrio, vi aiuta a creare una maggior comprensione pratica, magari qualcuno che vi viene incontro proprio a livello pratico, a livello tangibile, che vi fa i favori, che vi viene a cucinare, se vi trovate in difficoltà o cose di questo genere, ok? Io vi dico, per le persone che stanno aspettando il partner o la partner, indipendentemente che si abbia o meno una famiglia, indipendentemente da... vi dico che c'è la luna, c'è qualcuno che ritorna dal passato, ok? Ma cosa succede? Dovete prima chiudere qualche tipo di ciclo, qualche tipo di credenza limitante. Dovete prima fare questo lavoro di destrutturazione e ristrutturazione. Smettete di raccontarvi bugie. Ma arriva, arriva. Dovete lavorare di più su voi stessi, dovete lavorare di più sul modo in cui, qui io ci metterei anche una carta dell'appeso, perché l'appeso vi dà quel momento, quella possibilità, perché è appeso, è a testa in giù le cose si vedono in un altro modo. Quindi quello che mi viene da dire è mettetevi anche nei panni degli altri, cercate di capire il loro punto di vista, il perché certe volte si comportano come si comportano, perché magari voi non sapete tutto, date per scontato delle cose, invece... E qui sento che c'è, perché la luna ho sentito un fortissimo profumo di cannella, odore, sapete quei chewing gum che si masticano alla cannella? Magari per qualcuno risuona. Con questa carta della luna è proprio un togliere le proiezioni, la collego molto a questo 7 di spade. Bene, andiamo a dare ancora un'ultima carta, un ultimo consiglio con gli oracoli delle fatine. Andiamo un pochettino a vedere. Ok, wow, i segni della natura. Questa carta fa riferimento a quelli che sono i segni che vengono lasciati dall'universo. Io vado sempre su questa torre perché io la torre la vedo molto positiva perché dà, sì è vero, non è all'acqua di rose, è un periodo che fa soffrire, però vi dà la possibilità veramente di crearvi nuovi, di lavorare sull'amor proprio. Io quando ho i momenti torre, dopo mi sento una persona nuova, più forte, più consapevole. Ognuno ha vari momenti torre nella vita, eh? Cioè sono proprio, ce li manda l'universo proprio per evolvere. E questa carta vi dice di fare attenzione a quelli che sono i segnali che vi può mandare l'universo, ok? Abbiamo la carta della luna. La carta della luna fa riferimento ai sogni anche, quindi fate attenzione anche ai sogni che fate proprio di notte e ai segni della natura, quindi non lo so, per qualcuno possono essere importanti le piume, per qualcun altro possono essere importanti le farfalle piuttosto che le libellule. La carta vi dice che la natura comunque vi dà dei segni. Voi potete anche andare in mezzo alla natura, sedervi, rilassarvi, fare qualche respiro e porre una domanda e poi rimanere in ascolto di qualche segno. Potete farlo anche, non lo so, come esercizio giornaliero. Chiedete alla natura di darvi qualche segno, poi durante la giornata vedete che segni arrivano. Bene cari amici del Quarzo Rosa, io vi ringrazio di essere stati qui con me, scrivetemi poi nei commenti se vi risuona, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!